Sì, sullo psicogramma, uguali nel suo libro, uguali. Ma non l'ho letto per lei? No, non l'ho mai letto. No. Mai letto, uguale, mi sono ritrovato, perché poi ho detto, insomma, questo psicogramma che ci tocca, non lo fai, leggi il libro di Morello, almeno cazzo, non così, qualcuno mi chiede qualcosa, uguale. L'idea del pubblico è un'idea di Morello, dove il pubblico rappresenta degli alter ego, no? Era uguale a quella che avevo fatto io. Ma non solo, parlavamo stasera con qualcun altro della tecnica, dice io, delle tecniche che stiamo provando, di ipnosi con la lateralizzazione del cervello, cioè io credo che si può mettere in ipnosi guardando solamente con l'occhio destro o con l'occhio sinistro e sentendo solo con l'occhio destro o con l'occhio sinistro più rapidamente. Una delle cose più interessanti viene fuori quando il soggetto viene ingannato dalla presenza dell'alieno che si presenta e magari te il tuo nonno morto, invece non è tuo nonno morto, è l'alieno. Allora la mia idea, che esponevo questa sera, prima di venire qui, era di guardare il soggetto che ti sta prendendo per il culo solo con l'occhio destro o solo con l'occhio sinistro, cioè facendo lavorare solamente principalmente il lobo destro o principalmente il lobo sinistro nell'acquisizione delle informazioni della cosa. Così si dovrebbe creare una dicotomia tra le tue informazioni e quella cosa che stai vedendo ti appare reale. O non mi hanno detto che questa è una tecnica antica, tibetana, però non lo so, a me mi è venuto in mente studiando altre cose. Ecco, quando mi servono informazioni mi viene e poi scopro che non ho inventato assolutamente niente. Credo che questa cosa sia così per tutti. È perché tutto esiste già. Assolutamente. Il tentativo sarebbe sempre di farlo diventare più ripetibile. Certo, che è un concetto che poi è molto importante per il lobo destro. Ma l'ipnosi regressiva è veramente ripetibile, cioè con tutti i soggetti si comportano tutti nello stesso modo e hanno tutte le stesse risposte. Però cosa vuol dire? Vorrebbe dire che io sto facendo un errore sempre lo stesso. Io mi sono posto questo problema, no? Allora abbiamo lavorato con 3 gruppi diversi, a tutti e 3 i gruppi diversi, con 3 gruppi di adulti diversi, a tutti gli venivano le stesse risposte. Io sta storia del serpente, non ci ho mai creduto che ci fosse un alieno serpente con la faccia del serpente alto 2,80 m. A un certo punto ho detto basta, ma no, ci devo credere. Tutti mi sparavano questa cosa qui. Non solo gli adulti nostri, ma anche tutti dell'altro gruppo. Con un biologo che viene qui, tutti qui, uguale. E dopo che ti ha raccontato uno, dico vai, questo ha letto un film di fantascienza, ha visto un fumetto. 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100, allora basta, allora ho accettato il serpente. Però è stata dura, perché in quel momento il lettore, quando io dico che c'è questo serpente, mi dicono cioè tutti per il culo. Però era quello che veniva fuori. Tutti possono essere ipnotizzati o solo chi vuole? Non c'è una persona che non può essere ipnotizzata, c'è un cattivo ipnologo. Quindi tutti possono essere potenzialmente ipnotizzati, Sì. anche contro la mia volontà? No, assolutamente. E però c'è chi dice che è così. No, la volontà è imbattibile ed è la ragione del perché l'essere umano si può liberare dagli alieni. Se non fosse così non ci potremmo liberare dagli alieni, è l'atto di volontà che la caccia dagli alieni. Come te cacci l'alieno, te non ti fai mettere l'ipnosi da me se non vuoi. Io penso che si riferisse a quelle ipnosi un po' artefatte, fatte a cattivo scopo, di quelle persone che incantano, subillano altri, sì, ma che richiedono la collaborazione del certo, te devi avere sempre la collaborazione, cioè nello stesso istante in cui te sei stato messo sotto ipnosi, qua una parte di te voleva, magari ti ha preso con un inganno, te pensi di stare a fare una cosa buona, ma te devi volere, se no ti posso mettere in ipnosi con l'inganno, ma nell'istante in cui lo sto facendo la tua volontà vuole, se no non c'è niente da fare. Stavo pensando a queste cose per quanto riguarda il fatto di quelle macchine e della coscienza, le macchine che si possono fare. Infatti pensavo questo, cioè in effetti quello che mi è venuto in mente come flash quando ho letto questa cosa è che con l'inganno potrebbero aver preso delle anime e averle ingabbiate. Dunque questa cosa non è possibile. O qualche cosa del genere. Bene. Voglio dire. D'altra parte perché non è possibile? Cioè, anche questa cosa ce la siamo chiesta diversi anni fa. L'alieno, la memoria relativa, a quale domanda io ho fatto, scusa, non te la puoi prendere, perché la devi riportare? E lui dice no, non va bene, perché da noi non si sbriciola, non regge, non resiste. cosa?
la parte anemica, se la tieni lì, tipo evapora. Non mi ricordo il termine che usò tanti anni fa, no? Se ne va, non la tieni. Ma se ne va? Si disgrega. Io ho avuto la sensazione che dicesse qualcosa del tipo si disgrega. Ma si disgrega vuol dire che svanisce, che va, che non c'è più. Però io non so cosa volesse dire con questo termine, ma questo rispondeva alla prima questione, che era quella interessante, perché a me mi interessava questo. Non si può fare, la devo sempre riportare e mettere nel suo contenitore. Questa era la cosa. Poi io ho detto in un secondo tempo andrò anche a cercare di capire tecnicamente cosa vuol dire questa cosa, e poi non ci sono più tornato sopra, perché il mio scopo principale era quello di prendere il soggetto e liberarlo dall'alieno. Poi tutta la parte tecnologica, perché mi hai chiesto come funzionano gli schimolanti? Non mi interessa, cioè mi interessa, però da una parte so anche che non me ne frega niente, perché io non ce n'ho bisogno di schimolanti, è l'alieno che ha bisogno di vedere con la macchina avanti, io ho la coscienza, non me ne faccio di nulla della loro tecnologia, io ho la coscienza, è molto meglio la coscienza, per questo non sono andato mai troppo dentro a chiedere il Lux, sì, il Lux dice, in questa vocina diceva che lo spazio-tempo, il tempo non esiste, che è tutto virtuale, che lui c'aveva, sappiamo che tutta questa cosa convalidava le teorie di Copernico. Una volta diciamo che non so quanto ci si può fidare di questi. Assolutamente, certo, per carità, assolutamente. Comunque rimane il fatto che con la tecnologia rompono per parecchio le scatole. Per cui voglio dire, comunque la coscienza mi sembra sempre che non sia scritti, c'era scritto in qualche modo che praticamente fu fatta una domanda sul fatto di poter viaggiare, lei fece una domanda, sul fatto di poter viaggiare col corpo nel tempo, e la risposta fu che forse in epoche passate, però praticamente in pratica lo rasentava praticamente impossibile, quindi pare che viaggiare nel tempo sia un qualcosa relativo, non una cosa materiale, cioè la materia ha di fronte difficoltà, e questo tra l'altro mi ritorna anche con gli studi che ho fatto a suo tempo, nel senso che la materia è considerata l'ultimo stadio della coscienza, cioè certo. Più bassa energia di tutti, per cui praticamente in pratica viaggiare nel tempo dovrebbe avere una certa energia e non ce la fa proprio la materia, per cui è una questione di caricare di energia, credo che sia qualcosa del genere. Quindi in effetti quelli comunque ci viaggiano sono fatti di materia. E lo fanno con la biologia. No, qui ci potrebbe essere un escamotage. Cioè, se un punto del nostro universo può essere rappresentato da 3 rotoni, che sono il motore dello spazio, il tempo e l'energia, e se la somma dei rotoni è sempre la stessa, e se la rotazione lungo l'asse dell'energia vuol dire gravità, l'altro sullo spazio vuol dire campo elettrico, e la rotazione lungo il tempo vuol dire campo magnetico, io posso interconvertire queste rotazioni come si fa con la risonanza magnetica nucleare, in qualche modo. Prendiamo questo microfono pesa, quindi ha una rotazione lungo l'asse dell'energia. Se io blocco questa rotazione lungo l'asse dell'energia, deve comparire la rotazione lungo l'asse dello spazio e lungo l'asse del tempo. Quindi questo microfono non è più massa, ma è campo elettromagnetico. Quindi io lo posso mandare sul piano C sopra la velocità della luce, per esempio. Poi, quando è arrivato, lo riconverto in massa, riprende la sua forma e quindi in qualche modo ho scavalcato questo tipo di possibilità. Questo può accadere se i 3 vettori, rotazione lungo lo spazio, lungo il tempo e lungo l'energia, siano, come si dice in fisica, commutabili tra loro. Su questo però ne è diciamo che è un po' perplesso su alcune cose, nel senso che se fosse appunto cioè ci sono delle cose abbastanza utili che chiaramente per forza ci vorrebbe una teoria, diciamo che ecco, quella di Bohm mi sembra che si avvicini parecchio, ma mi sembra che ci sia qualche cosa da raddrizzare. La teoria di Bohm c'ha un problema, che lui in realtà della coscienza non ne parla mai in termini matematici, se non in un testo che ha scritto con Krishnamurti, dove in qualche modo l'intervista con Krishnamurti e Bohm mettono in evidenza che esiste anche questa coscienza. E forse il fisico è quella cosa che chiama parametri nascosti. Forse. Una volta su un sito di occultismo, praticamente c'è stato scritto, raccolgo così tanto finché lei sta qua, io non quando se ne va. Niente, presi praticamente questi qui occultisti dicevano che non volevano avere a che fare
medievali si consideravano i satanisti perdenti, cioè Satana perdente, e che non volevano parlare di energia perché lo consideravano un termine New Age, mentre preferivano sostituirlo con un termine equivalente che si chiama volontà. Cioè loro sostituivano la parola volontà alla parola energia, era coincidente. Sì, non sono d'accordo, cioè l'energia è la volontà che è un operatore hamiltoniano lineare, secondo me. Cioè l'atto di volontà è quella cosa che trasforma lo spazio, il tempo e l'energia in qualcos'altro, come